Buongiorno e benvenuti ad un nuovo episodio di 4 minuti di storia, arte e cultura a Vienna con la vostra guida virtuale Achim Ferrandina Guriu. Se non avete ancora abbonato il canale vi domando di farlo, se vi piacerà questo episodio vi chiedo di lasciarmi un bel pollice in alto, lasciate qualche commento e se volete supportare questo progetto potete farlo tramite la prenotazione di tour live o virtuali o tramite Patreon. Tutte le informazioni le trovate in descrizione e nel primo commento. Oggi vi parlerò del Rinascimento. Parlare di questo argomento in 4 minuti è pressappoco impossibile, motivo per cui cercherò di darvi uno spaccato in questa era, in questo periodo, parlando prevalentemente della pittura, ma anche delle scoperte ed invenzioni di questo periodo. Tanto Rinascimento, per noi italiani è chiaro quello che significa, è un periodo storico che rappresenta un'epoca culturale altrettanto artistica che va dal XIV al XVI secolo, dipende poi da dove ci si trova in Europa, ed è un termine che nasce in Italia ovviamente. E per quale motivo proprio Rinascimento? Perché è stato un periodo in cui sono state ritrovati tanti scritti della Grecia, della Roma antica, tante statue sempre di quel periodo, e in Italia si cercava forse con un po' di nostalgia di ritornare ai vecchi tempi della gloria dell'Italia, dell'antica Roma, per esempio. Quindi tanti artisti, tanti architetti, tanti filosofi esamineranno questi testi, esamineranno queste statue e quindi dalla letteratura si passerà all'architettura, poi arriveremo alla scultura per finire altrettanto alla pittura. Il Rinascimento è per esempio Giotto, che vale come il precursore di questo periodo storico o di questa vena, se vogliamo. Il Rinascimento è anche un Jan van Eyck che perfezionerà la pittura ad olio. Altrettanto è il tempo di un Brunelleschi che scoprirà le regole della prospettiva, regole che forse ancora oggi valgono per quanto riguarda lo sviluppo di videogiochi. È il periodo di Leonardo da Vinci con le sue idee visionarie che ci paiono forse prese dal futuro se le paragoniamo a quel periodo storico. È il tempo di un Raffaello che ci regala una Madonna nel verde rappresentata come una madre che ama il proprio figlio. È altrettanto il tempo di un Albrecht Dürer che ci regala una rappresentazione fotorealistica di un coniglietto, di una lepre, ed anche il primo autoritratto della storia. Il Rinascimento è altrettanto il periodo di Michelangelo, che è in grado di dare vita alla pietra, al marmo, come altrettanto il periodo di un Bruegel, che ci regalerà la prima rappresentazione gigante dell'inverno nella storia, ma anche il tempo di Tiziano, il quale saprà lavorare magistralmente con i colori e con i pigmenti. Ma non soltanto, è il tempo delle scoperte, è il tempo delle invenzioni, il tempo di Gutenberg e dell'invenzione della stampa a caratteri mobili, è il tempo di Cristoforo Colombo della scoperta dell'America, il tempo di Copernico e della visione eliocentrica dell'universo e del mondo, ed altrettanto il tempo di Martin Lutero e della Reformazione che porterà poi alla fine del Rinascimento fino ad arrivare appunto al Barocco. Questo Rinascimento è una forza che è dentro noi ancora oggi, sempre e sempre di più, alle volte meno. Ora la domanda è: perché parlo di Rinascimento nel bel pieno di un bosco? Perché qui abbiamo ogni giorno il Rinascimento. Da una foglia come questa si tramuterà in terra e da questa terra potrà crescere questo albero. E proprio qui, dalla natura, dalla quale si prenderanno le pietre per costruire le chiese, altrettanto i pigmenti per i colori per questi quadri, altrettanto il legno per la costruzione di una cornice, e tutto quello che era necessario, ed è anche il posto in cui ci siamo noi esseri umani, forse un po' anche come la Madonna nel verde di Raffaello, che immaginiamo forse qui, mentre guarda il piccolo coniglio, la lepre di Albrecht Dürer, che saltella davanti a lei e al suo figlio. Bene, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata e ci vediamo la prossima settimana per il prossimo episodio di 4 minuti di storia, arte e cultura. Grazie mille e ciao! Lasciateci qualche commentario ancora. Commento, ok?